Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi del segno del Toro, ascendente Toro, Luna o Venere in Toro. Andiamo a vedere come sarà questo mese di aprile 2024. Ma soprattutto andiamo a vedere quali sono le linee guida generali affinché tu vada incontro al tuo massimo bene, alle tue doti, ai tuoi talenti, alla realizzazione del tuo capolavoro di vita. Quindi andiamo a vedere la carta, l'energia generale. Su cui la tua anima si orienterà in questo mese e poi le varie vicissitudini che possono capitare durante le settimane come questioni 3D affinché tu vada a implementare quello che la tua anima vuole sviluppare in questo mese, che lo vedremo con la carta generale. Allora, aprile, Toro, cosa ci dice? Carta generale, energia generale. Mettiamo qua, poi ci mettiamo i tarocchi sull'energia generale e sulle settimane, 2 carte per ogni settimana, linea generale. Toro, energia generale, poi prima settimana, 1° aprile, prima settimana, seconda settimana, terza settimana e quarta settimana. Allora, partiamo dall'energia generale. Vediamo un po'. L'arco trionfale. Qua mi dice che ci sono conseguimenti importanti, successi, trionfo, è come se fosse proprio il carro questo, no? E qua avrai successo in molti ambiti, soprattutto a livello personale tuo, va bene? Da dove stai puntando l'attenzione? Io qua vedo riconoscimenti pubblici, là loro mi parla anche di lauree, conseguimento di obiettivi, di concorsi, vincite di concorsi, qualcosa che è per merito. Quindi un trionfo ci sarà in questo mese, la tua anima si orienterà nel trionfare anche a livello pubblico. Trionfo, successi. Vediamo un po' ancora in che ambito. Lavorativo, 3 di denari. Allora, mi parla che la tua anima in questo mese, soprattutto il successo sarà la tua autostima, la tua forza riconducibile a tutto ciò che ha a che fare con fare dei piani lavorativi. Fare dei piani lavorativi, essere riconosciuti in questo, intendersi, venirsi incontro, creare anche buone relazioni all'interno dei colleghi, partnership, va bene? La tua anima diciamo che vuole in questo mese questo e questo è quello che sarà in questo mese, oltre andiamo a vedere anche le relazioni, però il punto nodale è questo, anche intendersi avere successo con il 3 di denari, con la persona che ti interessa, con una persona che ti interessa già, con quella che può arrivare, intendersi, avere successo in questo, avrai ottimi intendimenti, venirsi incontro l'un l'altra o l'un l'altro. Andiamo a vedere quindi la prima settimana, cosa ci dicono? Toro, 4 di denari e il cavaliere di denari. Ti vedo molto concentrato sul tuo lavoro, concentrata sul tuo lavoro la prima settimana. E qua mi dicono che tutto va bene. Prima settimana vedo che tutto va bene, vedo una stabilità, vedo un accumularsi poco a poco, vedo le entrate di denaro a poco in questa settimana, però vedo una stabilità, molto concentrata o concentrato sulla tua stabilità lavorativa e vedo anche che le cose funzionano, vanno bene. Ci sono anche delle entrate che stavi aspettando, che danno un quel quid in più, ok? Mi parlano di lavoro, la concentrazione sul lavoro la prima settimana. Poi vediamo cosa ci aggiungono anche gli altri tarocchi. Vediamo cosa ti dice l'oracolo sulla prima settimana, Toro. L'osservatore, ti vedo riflettere prima di compiere dei passi, ti vedo perché ti vedo riflettere prima di fare dei passi in ambito lavorativo, nonostante le cose vadano tutto bene, riflettere sul futuro, come fare i prossimi passi, come avere intendimento con gli altri, avere successo. Ok, vediamo cosa ci aggiungono i mini tarocchi. Prima settimana, se ci aggiungono altro sullo stesso argomento, si parlano di altro. Prima settimana, 4 di denari, cavaliere di denari. Prima settimana, Toro.
Questo cos'è? Cavaliere di spade. 3 di coppe. 8 di spade. Guarda, io vedo che qua possono essere comunicazioni, se mi parla sempre in ambito comunque lavorativo, delle situazioni che in ambito lavorativo con i colleghi ci possono essere delle comunicazioni, va bene? Delle comunicazioni che arrivano, che ti vedono un po' indeciso, indecisa su alcune questioni, su decisioni da prendere. Vediamo un po'. Che viene dopo l'otto di spade? La giustizia, quindi dopo l'otto di spade viene la giustizia. Guarda, la prima settimana ti si propongono delle questioni, delle comunicazioni che arrivano in ambito lavorativo. Questo ti può portare, cioè il senso qual è? Tu vuoi essere felice nelle decisioni che prenderai, ti posso vedere un po' pensieroso, però con la giustizia qua mi dice aspetta la fine della prima settimana perché prenderai le giuste decisioni in conformità delle informazioni che ti sono arrivate la prima settimana. Va bene? E prenderà le giuste decisioni. Vediamo un po' sul 3 di coppe, per favore, un chiarimento. Il re di denari, sì. Allora io qua ti vedo molto concentrato su far andare bene le cose nell'ambiente lavorativo. Vedo che ci possono essere delle questioni da risolvere in ambito lavorativo. Per delle questioni di tensione, no? Come faccio a far andare bene le cose per stare in armonia con tutti? Ok, allora tu ci pensi e alla fine della prima settimana avrai la soluzione. Ok, vediamo qua mi arriva anche però come faccio ad avere anche una buona, sai quando una buona impressione rispetto alla persona, al mio capo, no? Come faccio ad avere una buona impressione rispetto a un progetto, una strategia, ok? Alla fine della prima settimana avrai l'idea vincente, ok? Vediamo la seconda settimana. L'appeso e il 2 di bastoni. Nella seconda settimana vedo una questione che ti fa riflettere. Sì, vedo che pensi, l'appeso, 2 di bastoni, pensi molto su una questione, su che scelta devi fare, su una situazione ferma, oppure come prendere la giusta decisione rispetto a una situazione che può essere ferma. Ti vedo pensare, cercare di cambiare anche prospettiva rispetto a dei progetti che hai. Ti vedo pensare molto su questo. Vediamo cosa dice l'oracolo, seconda settimana, Toro. Tic tac. Allora, questa è la carta che mi dice da un momento all'altro arriva la soluzione. Allora, qua io ti vedo, rispetto a una situazione su cui stai pensando tanto, c'è un'apertura di cammino con 2 bastoni, vai a prendere la decisione giusta in questa settimana, io credo che sia a che fare con questa situazione qui lavorativa. Quindi mi dice che ti vedo pensare, cambiare prospettiva rispetto ad alcune cose riguardanti delle questioni ferme e vedo che giunge alla soluzione. Vediamo cosa ci aggiungono. Ricordiamo che il significante di tutto è l'arco trionfale e 3 i denari, no? Tu vuoi avere successo. Qual è la migliore prospettiva per avere successo? Nella seconda settimana vedo che giungi a un'idea importante, a qualcosa di importante, no? Rispetto a dei piani su cui stai pensando. Vediamo cosa ci aggiungono i mini tarocchi, se ci aggiungono anche altre informazioni, oltre a quello che abbiamo appena detto. Seconda settimana, Toro. E il 9 di denari, infatti mi parla di lavoro. Il 10 di coppe. Il 7 di spade. Io qua vedo che va benissimo in ambito lavorativo. C'è qualcuno che ti può mettere un po' i bastoni tra le ruote, una mancanza di fiducia per qualcosa. Però io vedo che tu raggiungi il 9 di denari, 10 di coppe, no? Io ti vedo stare bene a livello lavorativo, anche soddisfatto. Però col 7 di spade ci può essere qualcuno che non vuole che tu raggiungi questo successo, diciamo, oppure ci può essere un po' di mancanza di fiducia su come arrivare a questo obiettivo, mancanza tua di fiducia. Però ti dicono confida nelle tue capacità. Vediamo cosa viene dopo il 7 di spade. Il carro, appunto.
Io qua vedo che tu nella seconda settimana stai pensando rispetto al lavoro cosa ti darà felicità, cosa puoi fare a livello lavorativo che ti darà felicità tra un po', o stai pensando a questo. C'è un po' di mancanza di fiducia rispetto a questa cosa. O c'è qualcuno che ti fa dubitare di qualcosa. Io vedo che col carro c'è un successo pieno. Prenderai la decisione giusta a livello lavorativo su ciò che ti dà quella felicità, nonostante un po' di mancanza di fiducia. Ok? Vediamo un po'. Terza settimana, Toro, la ruota e la papessa. Qua arriva un cambio. Un cambio, adesso andiamo a vedere in che ambito. La papessa mi parla di un'energia molto introspettiva, di un'energia di ascolto interiore, di intuizione. Nella terza settimana vedo che arriva questo cambio che ti vede covare dentro qualcosa, un momento di gestazione. Arriva questo cambio, andiamo a vedere di che si tratta. Ci mettiamo i tarocchi. Vediamo di che si tratta questo cambio e la papessa, terza settimana Toro. La ruota e la papessa. 5 di bastoni. Paggio di spade. E l'appeso. Allora, qua c'è una situazione, qua mi stiamo parlando di una situazione dove c'è un po' di mancanza di fiducia, un po' di pessimismo su qualcosa e arriva un cambio in questo senso. Può essere una situazione ferma, ancora ferma, possono essere può essere che tu non ti parli con qualcuno di cui non hai molta fiducia o per cui hai perso un po' la fiducia. Mi dicono che arriva un cambio in questo senso. Diamone due altre. 5 di spade, qua c'è tensione con qualcuno e il 3 di denari. Allora io qua vedo che arriva un cambio rispetto a una persona con cui c'è o tensione o ci sono stati litigi o era tutto fermo. Arriva un cambio che porta un 3 di denari, c'è un successo da parte un successo. E con il 3 di denari mi parla di intendersi con qualcuno con cui c'era silenzio mi può parlare di famiglia, lavoro, amici, amicizie, va bene? O una situazione che era ferma per mancanza tua di fiducia, che ti generava dei dubbi, arriva un cambio, c'è un intendimento con questa persona o con questa situazione. Questa situazione ha a che fare con qualcuno che non ti fidi o con cui c'è stato un litigio, ci può essere un litigio, e la situazione era ferma, ti dava da pensare, qua arriva un intendimento. Arriva un intendimento nella terza settimana. Arriva un intendimento con questa persona, seppur tu puoi covare un po' di dubbi tuoi interni ancora. Vediamo, terza settimana, per favore, cosa dice l'oracolo? Vedi caos e contrasto. Ci può essere del caos e contrasto rispetto a questa persona con cui la situazione o è ferma o c'è stato un litigio, non ti fidi. Caos e contrasto rispetto a questo, però poi vedo che c'è un intendimento. Seppur c'è un intendimento, vedo che tu vedi le cose come vanno, perché puoi covare un po' di dubbi tuoi interni ancora. Mi parlano di questa situazione qui. Vediamo quarta settimana, regina di spade e il paggio di bastoni. Qua vedo comunicazioni che ricevi durante l'ultima settimana. Ti vedo un po' adirata o adirato per qualcosa con la regina di spade e vedo che c'è una comunicazione che va da te. Tu stai aspettando questa comunicazione, seppur sei un po' sulla difensiva, che tu sia uomo o donna non importa. Oppure può essere una donna, il segno dell'acquario, gemelli, bilancia, che ti parla, ti comunica. Oppure può essere un uomo, il segno d'aria, che ti comunica, che ti parla. C'è un nuovo entusiasmo su questo. Vediamo di cosa ci parla. Fino a questo momento ti vedo molto concentrato nel lavoro in questo mese, nell'andare incontro a quello che per te è buono. Dell'amore ancora non mi hanno parlato, ma questa carta già mi diceva che c'era un successo personale tuo. Vediamo l'ultima settimana cosa ci aggiungono. Regina di spade, principessa di bastoni. Questo non significa che non c'è l'amore, ti vedo molto concentrato e molto exitoso, si dice in spagnolo, felice di quello che vai a conseguire come successi tuoi personali in ambito lavorativo. Ok,
Questo è quello che la tua anima vuole farti avere, come in primis per la tua espansione. Vediamo Regina di Spade, Principessa di Bastoni, ultima settimana, cosa accade? 7 di denari, mo parlano d'amore, l'Asso di Coppe, gli amanti, nella quarta settimana arriva l'amore. Qua c'è un amore nuovo per molte di voi, 7 di denari che stavi aspettando, Asso di Coppe, opportunità d'amore, gli amanti, forte il segno del Gemelli, qualcuno del Gemelli anche. Ma al di là del segno, qua arriva l'amore per te, un amore che stavi aspettando, o una nuova opportunità con qualcuno, vedo che fate dei piani insieme, vedo che c'è trionfo, successo, dopo tanta fatica qua a livello lavorativo, questi successi che hai, no? O un po' di tensione con una persona che non ti parlavi, c'è un'opportunità con questa persona, o una persona nuova, ok? Assolutamente 100%. Anche il segno dell'Ariete, Leone, Sagittario è forte. Vediamo cosa ci dice l'oracolo. Quarta settimana. Vedi, sinfonia incompiuta. Chiaramente in amore c'è una sinfonia incompiuta. Se tu sei singolo, per esempio, io qua vedo che qua c'è una sinfonia incompiuta e arriva questa persona assolutamente e tu ti lasci andare. Stavi aspettando da tanto tempo. Se è una persona che già conosci con la quale c'era una sinfonia incompiuta, c'era tensione, non ti parlavi, va bene? Stai un po' sulla difensiva, però poi ti lasci andare, perché qua arriva una nuova opportunità bellissima. Ok. Andiamo a vedere cosa ti dice l'oracolo, lui, lei. Per tutte le ragazze nuove, i miei oracoli lui, lei sono disponibili sotto all'info box in descrizione. Vediamo cosa ti dice questa persona nuova o la persona che già conosci. Vediamo. Beh, ti amo. C'è un ti amo molto forte, eh? Beh, l'asso di coppe è proprio l'amore. Sto male senza di te, qua si riferisce anche alle ragazze e ai ragazzi che hanno avuto della discussione con questa persona, seconda settimana c'era tensione, vediamo, no? Vediamo ancora, cos'altro ti dirà? Accanto a me c'eri soltanto tu, ricordo solo questo. Questa è una carta che dice questa persona ti ha sempre accanto, ti avrà sempre accanto, e che difficilmente riesce a stare senza di te. Ok, andiamo a vedere cosa ci dice in aggiunta l'altro oracolo. Ricettività, lo so cavo, risanare corpo, mente e spirito. Sì, allora molti di voi si chiude un ciclo tossico con una persona e si riapre un nuovo ciclo con una persona nuova o con la stessa persona. Questo voi non dovete fare niente con la carta ricettività, qua arriva proprio una persona. Che sia nuova o che già conosci, qua vedo che si chiude a livello di completezza proprio una situazione di stress, va bene? Le tue emozioni tornano finalmente a fluire perché erano bloccate da una situazione emozionale un po' tossica, no? Di ripresa emozionale, eccetera. Si fa un nuovo ciclo, assolutamente. In tutti gli ambiti, perché vedo che c'è stress anche a livello lavorativo, però poi c'è un successo pieno, eh? Mettiamo le due altre. I destini, qua c'è la buona sorte che gira dalla tua parte, non ci posso credere, ho detto la buona sorte che gira dalla tua parte e esce buona sorte. E c'è un cambio del destino per te dopo tanto fatica, vedo che non ve la siete passata bene le ultime settimane, quindi qua c'è proprio un punto e a capo e la fortuna gira dalla tua parte. Quindi ragazze mie e ragazzi, io vi faccio un grandissimo in bocca al lupo, noi ci vediamo alla prossima e come sempre che Dio vi benedica. Mua!